911, what is your emergency? I hear shots! Okay, ma'am, calm down. What kind of shots? Come si può sentire dal sound, siamo all'interno della Supra. Vi dico già che io mi sono trovato all'inizio un po' disorientato, destabilizzato, un po' fuori posto. È questione proprio di prenderci un po' la mano col cambio. Perché... L'abitudine. Se ti trovi con la marcia che la devi cambiare con la sinistra un po'. Esatto. Fuori dall'ordinario. Anche la tenuta, cioè anche la posizione in strada, è vero, si tende ad andare in centro alla strada. Esatto. Tu guidando a sinistra sei abituato a guardare la linea bianca sempre vicino, di conseguenza tende a stare di là. Sì. Poi la sinistra non è sensibilissima, è abituata al destro a buttarle dentro, infatti sembra di essere un po' mongolo a cambiare le marce. Diventa quasi un po' un movimento macchinoso. Esatto. Sembra di fare l'autoscuola al primo giorno. Allora partiamo nel dire che qui abbiamo il leggendario motore 2JZ, questa è la versione GTE. Vero, che nasce turbo da madre Toyota. Esatto. Biturbo, specifichiamo. La tua è la versione americana europea, perché so che c'è la versione... C'è la versione UK spec, c'è la JDM spec e c'è la versione sostanzialmente USDM spec, la versione americana. Però tendenzialmente l'UK spec e la versione americana a livello tra virgolette di base si somigliano molto, cambiano alcune piccolezze, magari il differenziale o ad esempio la versione USDM ha il V161 come cambio 6 marce, mentre invece l'UK è il V160. Sostanzialmente praticamente quasi lo stesso cambio, solo che il 161 ha la rapportatura un pochino più lunga. Ok. Tendenzialmente. Quindi il tuo di base ha 276 cavalli o il 330? È il 330. 330, ok. 330. Tu hai fatto qualche miglioria a livello di prestazione? Sostanzialmente quando avevo preso il motore non era nelle condizioni migliori, insomma mi era stato promesso un motore plug and play, un motore preciso a posto che io compravo, mettevo, ero bello che a posto, invece il cablaggio strappato, le turbine con la girante rotta, allora di lavori. Esattamente. Allora ho deciso, siccome non so come sta il motore internamente, avevo proprio voglia di usarla, mi sono detto, ascolta, mettiamo la configurazione originale, mi sono comprato il suo biturbo originale, gliel'ho montato e sei in terza. Prima? La prima è bella corta, Porca puttana. è proprio corta per essere più bello tan 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 tan. E dopo, mantenendo la configurazione originale così, proprio perché volevo usarla, ho detto la usiamo e dopo piano piano si vedrà. Io non so cosa sentiranno perché il sound è esagerato, cioè è spettacolare. Immagino... E ti dirò, è ancora più orgasmico, diciamo, tra virgolette, il sound dell'1JZ. Dell'1JZ VVTi è una cosa veramente spaziale. Quando tu arrivi al limitatore dell'1JZ, che io prima avevo qui, dopo ho deciso di fare il cambio del 2JZ, però le prime volte che la usavo con l'1JZ, ragazzi, il VVTi c'ha un sound che tu arrivi al limitatore e senti pam 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 pam, proprio sembra quasi un bus aspirato, è fantastico. E non sto premendo l'acceleratore a pieno perché L'altro sei ancora in mappa 1 così. tra l'altro tu hai due mappe, mi hai detto? C'è mappa 1 che è sostanzialmente la mappa classica cittadina con 95 ottani, e siamo sulla cavalleria originale, sostanzialmente 330 cavalli e 390 newton di coppia, una roba del genere, se non ricordo male. Poi c'è la mappa 2 fatta classica con la 100 ottani e abbiamo 393 cavalli e 590 newton di coppia. Porca vacca. Ho chiesto espressamente io a chi me l'ha mappata di stare un pochino basso di cavalli ma avere un pochino di coppia in più, perché data comunque la mole della macchina, guidarla in tracciati, in percorsi di montagna da noi, con le strade strette, non ha senso
troppa cavalleria, ma sembra esatto, troppa coppia. tanti cavalli che poi le turbine ti spullano a 6.000 giri, 7.000 giri e hai un range di 2.000 giri per lavorare. Certo. Una macchina del genere, che non ha, diciamo, una cavalleria esagerata, però Allora, richiede sicuramente un po' più di... secondo di me, pratica. tanti dicono la Supra, questo è il Dodge che sgommato. La Supra deve avere almeno 800 cavalli, se no non è una Supra. Sì, allora, le potenzialità di sta macchina sono esagerate, nel senso che comunque sia, hai un motore che è praticamente indistruttibile, però parlandoci chiaro, con 800 cavalli in strada dove vai? Dove cazzo vai, come li Dove scarichi? vai? Tu la vuoi usare per divertirti, vuoi guidare proprio, che poi sta macchina per guidare, avere la sensazione di guida non è il suo, perché se vuoi proprio avere la sensazione di guida ti devi comprare una GTR, perché è proprio una macchina concepita per andare forte la GTR, per fare il tempo, mentre invece la Supra è più una Gran Turismo. Sì, può andare forte, però comunque ha i suoi limiti. Nasci come GT la Supra, una Gran Turismo, ti fai la tua passeggiata, è un po' come le Maserati odierne, no? Sono delle Gran Turismo, vai forte, sì, ma poi certo paragonare una macchina di adesso a una macchina di 30 anni fa non ha senso. Le Gran Turismo di allora non c'entra niente con le Gran Turismo di adesso. Però certo, immagino. ad ora, per quello che l'ho usata, io comunque vengo da un MX-5, ho usato per un bel po' di tempo un MX-5 e quando ho usato questa non mi sono trovato poi tanto male. La guida risponde discretamente bene, ovviamente con i suoi limiti, come dicevo prima. Certo. Invece a livello di freni, so che di serie sono i freni a disco, autoventilati davanti e dietro. Sempre di serie, sia per la versione aspirata che per la turbo, però Quattro pompanti davanti. la versione turbo ha i 4 pompanti, mentre invece l'aspirata sono 2 pompanti e 2 pompanti dietro. Ok. O 2 pompanti anteriori e un pompante posteriore, non mi ricordo bene sinceramente. Penso che la cosa che ti regala di più è la sensazione che hai alla guida di una macchina del genere, perché ti si carica tutta la potenza insieme, cioè l'erogazione che ha esatto, è proprio, cattivissima. avendo proprio molta coppia, poi comunque calcolando che è un 3000 pensavi di metterla. Pensavo di- Ma è esagerata quella macchina. Questa rispetto a molte macchine odierne che hanno magari anche molta più cavalleria ha bisogno di prendere più confidenza all'inizio. È molto nervosa, diciamo. Comunque oggigiorno, anche se tu disattivi qualsiasi controllo possibile e immaginabile, qualsiasi macchina in una situazione tra virgolette estrema il controllo lo fa partire sempre. Qui invece tu i controlli non ce li hai, cioè, avresti il controllo di trazione, sì, c'è di serie, praticamente tramite il sensore dell'ABS lui legge che le ruote posteriori girano più velocemente di quelle anteriori, di conseguenza c'è proprio un collegamento elettrico che arriva alla farfalla meccanica anteriore, c'è il modulino che si attiva e ti blocca, ti chiude proprio la farfalla, quindi tu di serie partivi, sgommavi di cattiveria, si chiudeva la farfalla, ti tagliava i giri, arrivavi a 1000 giri, fin quando non riprendevi tu la frizione, allora ripartivi dopo. Era proprio un traction control quasi rudimentale, però insomma Però faceva per l'epoca era già comunque d'avanguardia. Esatto. Sta macchina qua devi usarla terza, quarta e quinta, cioè le marce dove si esprime meglio sono terza, quarta e quinta. E proprio senti che ti carichi, e sì, più che altro qui avendo anche una rapportatura corta del cambio BMW che è un GS653VZ, praticamente sì, lei sgomma, però sei sempre lì, non è che vai a chissà quando, non sei proprio lanciato per buttare la terza e allora continuare, diciamo, la volata che fai. E qua il cambio di serie sarebbe il manuale 6 marce. Allora la mia nasce automatica, è la versione automatica aspirata. Mi sono detto mettiamo un bel 6 marce, un pochino più recente, così facciamo un refresh anche al cambio. Certo. Ho cercato di fare una macchina da utilizzare proprio per guidarla e non per fare lo sparo sul dritto, fare i fiammoni, fare le gare col Porsche, arrivare a raduno, parcheggiare e basta. Qui se vuoi puoi farlo, però se vuoi guidarla con le marce basse barre intermedie lo puoi fare. Ti puoi anche godere un po' la guida, non solo per fare
il gangster sul dritto. Esatto, ti fai la tua scampagnata, vuoi farti quel Passo di montagna che quel giorno... non dico a fuoco, perché a fuoco è un po' difficile, comunque c'è la sua mole, il suo Certo. peso, Pesa circa 1600 kg, quindi alla fine... a vuoto, Ok. per cui è un po' così, però come ho sempre detto e come sempre sosterrò, si difende abbastanza bene lei. No, infatti... Madonna. Madonna, se mi casa quel sound qua. Porca. Quindi terza. Apri tutto adesso, mi senti proprio la coppia. Mamma mia. È tutt'altra macchina così. Porca puttana. È tutt'altra macchina così. Porca troia. Come ti entra dentro in coppia. Ti dà proprio il calcio in culo. Devastante. Di una cattiveria pazzesca. Porca vacca. Alla fine non ha senso avere 2000 cavalli. Secondo me non te la godi più. No, esatto. Poi non ho la mano per, come hai detto tu, spingerla in curva, perché sono troppi fattori. È una macchina Ci vuole stile un vecchio, po'. ci vuole pratica. Il cambio non è cioè mi trovo tutto dall'altra parte. Non ho la mano e l'erogazione che dà è devastante. Come si suol dire, è da uomo. Queste sì che sono macchine. Nonostante il colore, è da Esatto. uomo. Io ti ringrazio, Matteo, gentilissimo, è stato, nulla, è stato un un piacere onore, è anche per stato un sogno, uno dei tanti sogni realizzati, perché la Supra è tra le due più... Una delle 4 regine. Secondo me ci sono 4 regine della categoria GTM degli anni 90. C'è la Supra, la GTR, Skyline, RX7. l'RX7 FD e l'NSX. Esatto. Ragazzi, se vi piacciono questo genere di video, se vi piace la macchina, mi raccomando, like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate anche di questo colore viola stile Joker, mi viene in mente. È un viola Lamborghini, Ok. codice colore originale Lamborghini. Che è molto originale, si sta. E niente ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al Seguitelo, canale. seguitelo. Grazie, ascoltatelo, mi raccomando. E ci vediamo alla prossima. Ciao belli.